a tutti ragazzi, con il video di oggi vi voglio dare ulteriori informazioni su come scegliere il range di valori per impostare il giusto voltaggio sui core del processore attraverso Additional Turbo Mode che abbiamo visto ieri. In particolare abbiamo visto che io ho deciso di utilizzare il mio processore 13700K in daily use con il turbo ratio impostato a 56x. Ora, per individuare la giusta tensione da applicare sui core, la scelta ricade, come si vede dalla curva tensione-frequenza, sui valori compresi tra 1,385 V e 1,439 V, che sono i rispettivi voltaggi per 55x e 56x. Allo stesso modo, qual è il valore giusto da scegliere in questo range di frequenza? Ebbene, la regola vuole che il più basso settaggio in grado di stabilizzare il sistema è quello giusto da adottare. Così nel caso mio specifico ho ottenuto stabilità e performance con 1,397 V. Ma a cosa serve questa tensione su SVID, quindi sui singoli core? Ecco, questa tensione serve a far sì che il V-core sia quanto più possibile uguale al valore del VRM con la load line calibration, che forniscono ai singoli core la tensione giusta per funzionare a quella determinata VCC-IA. Quindi detto ciò, vediamo alcuni benchmark. Allora, innanzitutto apriamo Hardware Info, così vi faccio vedere nel dettaglio il comportamento di SVID insieme a V-core. Eccolo, il valore da tenere in considerazione. E il V-core 1,430 V, mentre SVID ha come valore massimo 1,435, una differenza di 5 mV. Poi vedremo sotto carico. Facciamo subito un benchmark sintetico. Ecco, per le brevi prove io di solito uso Cinebench R23 per rendermi conto se ci sono dei guadagni o delle perdite sui settaggi che eseguo. Allora, guardate, come dicevo, il V-core 1,234 V, la tensione SVID 1,238, 4 mV di differenza, molto vicino. E questa caratteristica in particolare fa sì che la curva tensione-frequenza sia molto stabile. Allora, ragazzi, quando la memoria, la cache in particolare, è particolarmente occupata, c'è un programmino che vi voglio far vedere che è particolarmente utile. RAM Map è un tool di Microsoft. Allora, si va sulla voce empty standby list e la cache subito occupata 349 MB. Ora guardate, rilanciamo il test.
In realtà è sceso un altro po'. Vediamo poi Prime. Sette secondi 8 e Y Cruncher. Ecco, Y Cruncher è molto pesante come test, infatti il processore va in thermal throttling e ci sono delle limitazioni termiche al core. Tuttavia, il voltaggio sotto carico era sceso a 1.217. Ecco, 1.228 volt SVID, 1.234. Sempre una differenza di circa 4 millivolt. Non eccezionale. Ecco ragazzi, ho messo il video in pausa e ho eseguito di nuovo i test con Y Cruncher 0.7.10 dove ho ottenuto 59.4 e successivamente con Cinebench R23 dove ha fatto segnare quanto mi aspettavo, 31.746 punti. Allora, questo perché il tool di registrazione NVIDIA Experience evidentemente influenza i punteggi finali dei test sintetici. Infine ecco il test con Cinebench R24, 1849 punti. E questo è tutto. Vi saluto ragazzi, al prossimo video.